Mi trovo in un boschetto sul Carso e sto cercando un bunker che avevo trovato alcuni anni fa. Sto trovando diverse trincee ormai riempite dalla vegetazione, ma bunker ancora niente. Forse l'abbiamo trovato. Qui c'è una trincea riempita di rifiuti che continua in questa direzione. Qua curva verso la dolina e laggiù si intravede un piccolo bunker. Una volta era molto più semplice da raggiungere, non c'era tutta questa vegetazione. È un bunker tedesco. Questo tipo di bunker molto semplice, costituito da un'apertura a livello del suolo, si chiama bunker Tobruk. Là sotto, dietro un angolo, si vede l'ingresso. Là si vede che sono stati segati dei tondini di ferro, dovevano essere dei gradini. Andiamo a vedere l'ingresso. Qua è l'entrata piena di rifiuti. A sinistra dovevano esserci dei gradini ora coperti dalle foglie. Proviamo a filmare il soffitto. Questo bunker stava probabilmente a protezione di un campo della TOT situato nelle vicinanze, campo nel quale i tedeschi commisero uno dei loro eccidi, in memoria del quale fu eretto questo monumento. A pochi chilometri da qui ci sono altri bunker. Qua c'è scritto Bunker Gustav Gott-Strafe England 1943. Dio punisca l'Inghilterra. Poi mi pare che è finita diversamente. Anche qui c'è scritto qualcosa, ma bisognerebbe venire quando il sole è più basso. Non riesco a leggere. C'è l'ingresso. Sul tetto dei soldati incisero il loro nome. Heinrich Dorn di Helm in Schlüchtern, 26 novembre 1943, con il disegno di una casa.
Poco distante ce n'è un altro. Bunker Emil 1943. Qua sopra non vedo scritte. In questo c'è una specie di ripiano in cemento. Probabilmente per appoggiare le armi. A qualche centinaio di metri da qui c'è un'altra curiosità storica, un ex cimitero sovietico. Qui erano sepolti i soldati del battaglione russo caduti nella battaglia d'Opicina. Erano cittadini di varie etnie dell'ex Unione Sovietica costretti a combattere nell'esercito tedesco, dal quale erano fuggiti per unirsi ai partigiani jugoslavi. Qui si possono leggere i loro nomi di diverse etnie. Nel 63 le loro spoglie sono state trasferite al cimitero militare di Sant'Anna, a Trieste. Qui c'è una foto dove si può vedere come si presentava il cimitero in precedenza. Alcune schegge di granata. Io l'ingresso me lo ricordavo più semplice, non mi pareva che bisognava entrare a gatto. E quindi mi è venuto un dubbio, non è che di bunker ce ne sono due? Allora sono andato a vedere se sulle immagini LIDAR si nota qualcosa. Qui si vede la trincea e alla fine il bunker, ma si notano altri punti interessanti, ad esempio questi tre punti equidistanti. E qui vicino ai resti della baracca, questo fossato con alla fine un buco. E poi cos'è questa cosa qui? Andiamo a cercare. What happened here? They vandalized the monument. Hanno vandalizzato il monumento. Quindi dovrebbe essere resti degli edifici di questo campo della TOT che c'era qui. Laggiù sono i resti delle costruzioni, laggiù c'è il monumento. Qui hanno cementato quello che vedevo sulle immagini LIDAR, è questa traccia qua che va avanti di qua e che finisce qui, dove hanno coperto qualcosa per evitare che qualcuno ci caschi dentro. Questo poteva essere il tentativo di costruzione di un bunker. Vediamo un po' cosa c'è sotto. C'è una vasca piena d'acqua.
Chissà che diavolo volevano costruire qua. E io so che c'è un'altra vasca simile a questa, e un altro dei posti sospetti che volevo andare a vedere. Cosa c'è? Un blocco di cemento, più blocchi di cemento. Qui c'era dei paracarro, delle barriere, un piccare armato o cosa. Questa me la ricordo, questa c'era già 50 anni fa. Mi pare che era un'auto francese, una Citroën, una Peugeot, una Renault. Quei 3 punti dovrebbero essere da qualche parte qua, ma qua bisogna venire in un'altra stagione con un macete. In effetti ho raggiunto una trincea che va di là e un po' anche di là. Cerchiamo di attraversarla. Qua la trincea fa una curva. Guarda che bella! Anche rinforzata col cemento armato. C'ha tutti questi rinforzi in cemento armato e continua di là e continua. Vediamo se riesco a entrarci. Sono entrato nella trincea. Per cominciare qui c'è questa cosa, un piccolo, ma finisce subito qua così. E questa parte qui è interessante, una serie di paraschegge diciamo che qua dei soldati avrebbero potuto appostarsi qua sopra, quindi abbiamo 2 postazioni qua sopra, poi di qua si continua in questa trincea in cemento armato e si esce di qua e vediamo se c'è qualcos'altro di interessante qua. Ripercorriamolo alla rovescia. E magari notiamo qualche altro dettaglio. Quindi cosa diavolo stavano costruendo i tedeschi qui? Perché ne hanno messo tutte queste trincee e questi bunker in questa zona? Dovevano costruire una caserma o cosa? Laggiù passa la ferrovia, però a difesa della ferrovia mi sembra un po' lontano, poi comunque qua in mezzo c'è una dolina. Qua secondo me c'era un bunker che hanno fatto saltare. Questi blocchi di cemento messi qua così, là ce n'è un altro, guarda laggiù altri. Qua è stato demolito qualcosa. Anche qui a distanza si trovano alcuni blocchi di cemento, chissà se sono stati scagliati dall'esplosione forse. E ora voglio andare a vedere dall'altra parte della strada, perché io ricordo che c'era qualcosa anche là. E a me pare di ricordare che là c'era un buco che hanno tappato con quelle rocce. E ricordo che dall'altra parte della strada si arrivava in un prato in cui c'era una montagna di pietre e vicino a questa montagna di pietre c'era un altro fosso in cemento come quello visto vicino al monumento, pieno d'acqua, e infatti ci avevamo trovato un capriolo che si era annegato e chiamammo la forestale che venne a recuperarlo, solo che ho provato ad entrare qua dentro e non lo trovo più. Comunque anche da questa parte avevano costruito un fosso rettangolare
Quindi qua stavano costruendo qualcosa su una vasta area. Se qualcuno ha voglia di venire a cercarlo, da queste parti.